265.000 euro l'anno. Il lavoro più pagato in Italia è quello. Oggi voglio parlarti dei 10 lavori più pagati in Italia, poi il soldo può fare la felicità eccetera, lasciamolo da parte, per cui se sei fra quelle persone che misurano il successo professionale anche in termini economici, questo video fa proprio al caso tuo. Se invece come me credi che il successo non equivalga solo ad uno stipendio alto, ricorda che conoscere queste figure professionali altamente pagate non è comunque cosa da poco. È un ottimo punto di inizio per dirottare l'attenzione verso ciò che serve per migliorare la percezione di te, delle competenze più richieste dal mercato, per cui il mercato paga fior di soldini. E prima di cominciare però voglio lanciarti questa sfida, per così dire. Pensa a quali sono, secondo te, le 10 professioni più retribuite in Italia e scrivile nei commenti. Così a fine video scoprirai se avevi ragione oppure no. Sbracciamoci e cominciamo subito. Al 10° posto c'è l'avvocato, hai capito bene, gli avvocati sono gli ultimi della classifica, un avvocato guadagna mediamente tra i 35 e i 36.000 euro lordi l'anno, ovviamente ci sono poi avvocati che guadagnano decisamente molti più soldi di così, ma da qui ovviamente stiamo facendo una sorta di stima, di medione, si comincia da qua, ce ne sono tanti altri che fanno anche un po' la fame perché ce ne sono davvero moltissimi, però questo potrebbe essere un medione, ad abbassarlo ovviamente ci sono gli stipendi degli avvocati che magari perdono veramente molti soldini durante il praticantato. Al 9° posto troviamo i commercialisti. Scommetto che anche questa posizione ovviamente in qualche modo magari ti ha stupito. Un commercialista guadagna mediamente 36.000 euro lordi, addirittura più, no, della media degli avvocati. Però sappiamo che ci sono avvocati e avvocati, commercialisti e commercialisti. Insomma, aiutare aziende e privati ad adempiere i propri oneri fiscali è sicuramente un'attività che può premiare. E se è vero che la retribuzione media appunto di 36.000 euro, un commercialista senior si aggira intorno ai 65.000 euro lordi l'anno. Vogliono dire veramente un bel mucchio di quattrini. All'8° posto troviamo invece gli ingegneri. Guglielmo, mi dirai magari, ma stai sparando tutte le posizioni più classiche nelle ultime posizioni. È vero, ma i dati non li ho fatti io, quindi mettiamoci una pietra sopra. Un ingegnere guadagna infatti circa 38.000 euro lordi l'anno, ripeto, come media, qualcuno molto di meno e qualcuno molto di più ovviamente. Soprattutto considerando che la professione dell'ingegnere è estremamente variegata, c'è l'ingegnere biomedico e c'è l'ingegnere civile ad esempio, ok? E quindi abbiamo anche l'ingegnere informatico e quindi abbiamo quello meccanico e quindi chiaramente questa classifica può subire delle grandissime oscillazioni. Al 7° posto ci sono i software engineer, ovvero coloro che si occupano di produzione, sviluppo, implementazione e assistenza di sistemi software. Questa figura guadagna addirittura 40.000 euro lordi l'anno. Ok? Ma stiamo parlando di una figura che è talmente richiesta, abbiamo fatto un video in precedenza dove parlavamo dei lavori più richiesti, che può arrivare serenamente anche in Italia fino a 60-70.000 euro. Non siamo neanche a metà e già stiamo parlando di cifre che per molti sarebbero totalmente da capogiro. Alla 6ª posizione, stavo sbagliando con le dita, si siedono comodamente i consulenti finanziari con uno stipendio medio di 55.000 euro lordi l'anno. Il consulente finanziario è un esperto dei mercati finanziari capace di offrire consulenze mirate sulle migliori alternative di investimento, quindi ti fanno guadagnare più soldini e quindi chiaramente guadagnano anche loro un bel po' di quattrini. Deve ovviamente essere capace di spiegare quelli che sono i costi, i rischi, i vantaggi, non è un lavoro semplice, è un lavoro che si può fare all'interno delle aziende o come libero professionista, ma si può tranquillamente, serenamente arrivare anche a guadagnare delle cifre sempre più alte, stellari, come 80.000 euro circa lordi l'anno. Poi abbiamo appunto in 5ª posizione, vista la nostra scalata, no, della classifica, il web marketing manager o comunque questi professionisti digitali che hanno visto veramente un grande exploit durante e dopo la pandemia.
Il problema di chiunque voglia avanzare in questa posizione è che prima di poter ricoprire questo titolo bisognerà fare davvero molta gavetta. Immagina però questa gavetta che non vuol dire partire dal basso, fare lo stagista, l'apprendista e poi finalmente avere un contratto a termine, eccetera, all'interno di un'azienda. Vuol dire cominciare a sbracciarsi e ad ottenere dei risultati, perché soprattutto per questo genere di figura contano di più le best practice e i risultati piuttosto che i titoli accademici. Per diventare anche un web marketing manager o comunque un marketing manager è necessario anche avere molte skills e saper gestire anche dei team di collaboratori e quindi avere un ruolo di coordinamento. E se questo per esempio è il tuo obiettivo e vuoi lavorare nel mondo digitale, ti consiglio anche questo video in cui ti spiego brevemente come venderti nel mondo digitale. Non fa mai male. Ti ho già detto anche quanto guadagna un marketing manager all'incirca. Stiamo parlando di 57, 58, 60 mila euro lorde annuali. Chiaramente poi dipenderà dalle aziende, dipenderà se lavori in una big corporation, se lavorerai in una PMI o se lavorerai in un'agenzia o come libero professionista, però sicuramente si può fare davvero tanto. In quarta posizione, a un pelo dal podio, ci sono i titolari di farmacia. Ok? Non stiamo parlando dei farmacisti, attenzione, loro non guadagnano poi così tanto, ma i titolari di farmacia di fatto sono degli imprenditori a tutti gli effetti che operano in questo tipo di settore, di ambito, e soprattutto con la pandemia ha avuto un exploit non da poco, anche con tamponi e altri ammenicoli vari che sono stati introdotti e guadagnano all'incirca un 60.000 euro appunto lordi l'anno. Gli ultimi nel podio, in terza posizione, ci sono i piloti d'aereo che hanno un guadagno medio all'incirca di 74.000 euro lordi, ma un senior con 10-12 anni di carriera arriva anche ad avere una RAL, quindi una retribuzione annua lorda di circa 118.000 euro. Questa è una professione molto particolare perché ovviamente, come puoi immaginare, sono necessari dei requisiti psicofisici non da poco, oltre che una grandissima e costosissima formazione, spesso e volentieri pagata proprio dalle aziende che poi li assumono. Perché? Perché una persona mediamente non potrebbe altrimenti sobbarcarsi quel tipo di investimento, che è davvero come un grandissimo MBA se dovessimo fare un parallelismo. Anche se sono in seconda posizione, di sicuro non hanno molto di cui lamentarsi, se lasciamo le grandi fatiche che ovviamente hanno dovuto compiere, che stanno compiendo tra l'altro da 2 anni circa a questa parte con il Covid, sono appunto i medici. Ok, quindi i medici li troviamo in seconda posizione, non sono ovviamente gli ultimi degli ultimi, devono veramente essere molto bravi nel proprio mestiere, seguire una grandissima vocazione, altrimenti mi chiedo come si faccia a studiare per così tanti anni se questa passione venga meno. Devono subire dei fortissimi periodi anche di stress, però una volta avviata la carriera appunto in medicina sicuramente paga, e paga molto bene. Infatti il medico è la seconda professione più pagata in Italia, con uno stipendio medio che si aggira intorno ai 75.000 euro lordi l'anno. Considera tra l'altro che chi fa questo tipo di mestiere spesso e volentieri lavora nel pubblico, ma anche poi magari ha uno studio privato e quindi si guadagna ulteriormente. Allora, qual è a questo punto il lavoro più pagato in Italia? Eccoti un indizio: il suo stipendio medio all'incirca viaggia sui 265.000 euro l'anno. 265.000 euro l'anno. Il lavoro più pagato in Italia è quello del notaio. Ma aspetta, se vuoi partire in quarta per diventare notaio, dovresti sapere che dopo 18 mesi di praticantato, a seguito della laurea in giurisprudenza, solo un aspirante notaio su 15 passa il test di ammissione. Ma basta, con cifre del genere che mi fanno veramente girare la testa. Allora, dimmi un po', com'è andata la tua classifica? Ne hai beccato qualcuno di questi? E fammi sapere nei commenti se ci sono altri professionisti che non abbiamo per niente preso in considerazione che guadagnano un pacco di soldi. Facceli sapere qui, che magari io cambio lavoro e posso indirizzare anche i miei allievi privati verso tutt'altri mestieri. Adesso ti saluto con il motto della nostra community che ci accompagna da anni: se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Attento, aspetta, prima di scappare metti un like, iscriviti al canale e commenta qui di sotto. Ci vediamo nel prossimo video.